Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon inizio settimana, anche se la nostra comincia un tantino storta per quanto riguarda la diagnosi di De Bruyne, i tempi di recupero e ovviamente l'avevamo capito dalla faccia del calciatore che la situazione era abbastanza grave dopo aver calciato dal dischetto contro l'Inter. Giuffredi, Di Lorenzo e lo stesso Napoli si schierano contro Bergonzi per le dichiarazioni dell'ex arbitro alla Rai definendo il nostro capitano antisportivo. Bene Napoli, bene Di Lorenzo e questa volta bene anche Giuffredi. Recuperiamo qualche pezzo. Højlund e Rachmani convocabili per la trasferta di domani contro il Lecce e non dobbiamo assolutamente distrarci. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti. Se passate per la prima volta e vi fa piacere, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale, i soliti passaggi così restate aggiornati in maniera cronologica e mi date una grossa mano a far crescere il canale stesso. E se vi piace il video un bel like fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Da dove partiamo? Partiamo dall'infortunio di De Bruyne ovviamente. In seguito all'infortunio occorso durante il match contro l'Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto agli esami strumentali presso il Pineta Grande Ospita che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo, così il Napoli attraverso il proprio sito ufficiale rende noto il bollettino medico di Kevin De Bruyne. Il belga rischia di star fuori 3-4 mesi. Abbiamo anche letto che andrà ad operarsi in Belgio e quindi potrebbe esserci l'intervento chirurgico 3 o 4 mesi. Speriamo di rivederlo per febbraio. Abbiamo bisogno di tutti e avremo bisogno di tutti anche del rientro di Lukaku. La stagione è molto lunga e ci saranno tante partite e qualcuno calerà, qualcuno rientrerà. I migliori auguri a Kevin De Bruyne, perché se non glieli facciamo noi tifosi del Napoli, il resto d'Italia non è che si è speso con parole di conforto, ecco, per un calciatore al di là della maglia, cosa che si potrebbe anche fare, ma siamo nel paese sbagliato a quanto pare, perché vesti la maglia del Napoli e quindi un tantino di gioia da qualche parte perché ti sei infortunato c'è e lo sappiamo, ma noi andiamo avanti dritti per la nostra strada. La situazione di Lorenzo, che è una cosa poi accaduta da poco, le ultime che ci fanno sapere: Bergonzi non deve permettersi di definire antisportivo Di Lorenzo, valuteremo un'azione legale. Queste le parole di Mario Giuffredi, il procuratore di Di Lorenzo. Io non sono mai stato d'accordo e lo sapete benissimo, ci sono anche tanti video sul canale nelle uscite di Giuffredi per quanto riguardava i suoi assistiti, il mercato, gli scontenti. Ricordiamo, nell'anno post scudetto di Spalletti ne disse di tutti i colori, però questa volta bene Giuffredi, sono assolutamente d'accordo con te, tanto è vero che il Napoli, al di là di Carlo Alvino che con un post dice: invito il capitano del Napoli e calciatore della nazionale italiana Giovanni Di Lorenzo, professionista esemplare, di specchiata onestà, giocatore guidato da un forte senso di giustizia e moralità, così come testimoniano la sua straordinaria carriera, a prendere seriamente in considerazione di avviare un'azione legale contro l'ex arbitro, il signor Mauro Bergonzi, che l'ha offesa ai microfoni della Rai, eccetera, eccetera. Non si fa attendere nemmeno la presa di posizione del Napoli. Io sono contentissimo di questa cosa per quanto riguarda le tempistiche e l'intervenire quasi a gamba tesa sulla situazione, tanto è vero che la SSC Napoli esprime ferma condanna per le dichiarazioni rese dell'ex arbitro Mauro Bergonzi durante la trasmissione La Domenica Sportiva, nelle quali ha messo in discussione la correttezza di Giovanni Di Lorenzo accusandolo di comportamento antisportivo. Si può discutere liberamente di episodi di gioco, compresi i casi da rigore, ma non è in alcun modo accettabile mettere in dubbio la sportività, l'integrità e la professionalità di un calciatore esemplare come il nostro capitano. Caro Bergonzi, prima di dire a Di Lorenzo che è antisportivo, potevi portare una lista con tutte le situazioni dove abbiamo avuto a che fare realmente dico, con situazioni antisportive, perché torniamo sulla situazione del rigore. Alla fine si sta montando tutto questo caso e più andiamo avanti e più cercano di autoconvincere, ecco, tutte le persone che comunque si divertono guardando una partita di calcio, si divertono ascoltando comunque salottini e cercando di analizzare partite di pallone,
cercano di portarli da una parte che poi secondo me non è nemmeno giusta. Quindi diciamo che il Napoli di Lorenzo e Giuffredi fanno molto bene e prontamente a schierarsi contro Bergonzi, e come dice Carlo Alvino inviterei Di Lorenzo ad andare per vie legali. Perché no? Perché no? Che comunque non ti puoi esprimere in questi toni, poi soprattutto nei confronti, non contro, di un calciatore come Di Lorenzo, che poi diciamo non è mai stato e né tantomeno lo è stato sull'episodio di Napoli-Inter antisportivo. Questo deve essere molto ma molto chiaro. Non dobbiamo assolutamente distrarci però da queste situazioni, farci distrarre da queste situazioni, perché recuperiamo due pezzi fondamentali per quanto mi riguarda per il cammino del Napoli, diciamo da Lecce in avanti. Antonio Conte recupera due pedine in vista di Lecce-Napoli. Amir Rachmani e Rasmus Højlund partiranno alla volta del Salento insieme al resto della squadra. Il difensore kosovaro e l'attaccante ex Manchester United sono dunque convocati per la trasferta in terra pugliese. Staremo a vedere se Conte deciderà di rilanciarli subito dal primo minuto o li terrà in panchina, almeno all'inizio, per non rischiare. Allora io credo che su Rachmani ci può anche stare il tenerti il difensore in panchina, comunque lo fai entrare con calma, così come è stato con Buongiorno. Dopo l'infortunio ti giochi 40 minuti, poi fai un tempo, poi al limite parti dall'inizio, e quindi credo che sul difensore ci possa anche essere un tantino di attesa. Ma su Højlund mi ci vorrei giocare qualsiasi cosa, ma non sono assolutamente un accanito del gioco e né tantomeno provo piacere nel giocarmi tra virgolette una bolletta, la schedina eccetera eccetera, anche se in passato l'ho fatto, ma non sono mai stato una cima, ecco, nel beccare tutti i risultati delle partite su una schedina o su una scommessa. Però ci posso mettere la mano sul fuoco che Højlund al 90% partirà dall'inizio, anche perché avevamo la punta schierabile contro l'Inter. Poi sicuramente dal punto di vista tattico non volevi dare riferimenti alla difesa con una punta molto fisica, perché poi i difensori dell'Inter in marcatura non avrebbero fatto toccare palla a un attaccante per le caratteristiche di Lucca, e quindi hai schierato Neres, falso 9, per dare meno riferimenti e trovare più mobilità, ecco, tra la difesa avversaria. Ma se Højlund sta bene ed è convocabile, credo che parta lui dal primo minuto, per poi andare a parare diversamente con altri calciatori, mettendoti dal punto di vista tattico in maniera diversa a partite in corso, sperando al risultato in saccoccia, perché non dobbiamo assolutamente fallire l'appuntamento di domani. Dopo di noi giocano Milan e Atalanta, c'è un Inter-Fiorentino, Fiorentina-Inter, comunque c'è l'Inter contro la Fiorentina. Dobbiamo fare 3 punti per poi, diciamo, vedere le altre come e cosa faranno, perché già abbiamo fallito alcune situazioni dove il calendario ti permetteva di poter rosicchiare punti su tutte le dirette antagoniste alla lotta Champions, perché non mi va e non lo voglio fare ancora, perché è tutta aperta la situazione in Serie A dal punto di vista della classifica, quindi non si può dire tutte le antagoniste per la lotta allo scudetto. Io dico tutte le antagoniste per i primi 4 posti in Champions League, ovvero l'Inter, il Napoli, questo Milan che non ha coppe, questa Roma che a botto di 1-0 Gasperini ieri ha detto dobbiamo migliorare in fase realizzativa perché resta un neo, non riusciamo comunque a segnare e a fare più reti, ma porti a casa comunque i 3 punti. E se la Roma, dalle dichiarazioni di Gasperini, comunque è questa squadra che dal punto di vista offensivo crescerà ulteriormente, e allora dobbiamo includere assolutamente anche la Roma. Vista la situazione Juve e l'esonero di Tudor, poi vedremo, cambieranno allenatore, chi arriva, anche quello col melone che doveva diciamo coltivare pomodori eccetera eccetera, potrebbe essere anche lui il papabile. Non mi faccio assolutamente il problema, anzi dovesse essere lui possiamo affrontarlo anche un paio di volte, e quindi ben venga questa situazione, affrontandolo poi sul campo. E deve venire al Maradona Luciano Spalletti, nel caso diventerà l'allenatore della Juve, ma l'ho già detto in un commento rispondendo ad uno di voi, se non vado errato, un paio di voi che
già sapevano e già si erano mangiati la foglia, ecco come si suol dire, che Spalletti potesse diventare l'allenatore della Juve. Al momento non c'è niente di certo, però c'è Spalletti, c'è Palladino, fatti loro. Io avrei preferito che rimaneva Tudor per guardare ancora qualche partita e veder perdere la Juve, però si sa, col cambio allenatore cambiano le motivazioni, qualche punto in più lo andrà a fare sicuramente. La Juve non la tolgo dalla lotta tra le quattro, anche perché non siamo a metà campionato e 20 punti dietro, si può tranquillamente recuperare come situazione e quindi non dobbiamo steccare la partita di domani. È un imperativo, perché poi andresti a vanificare un tantino ciò che hai fatto contro l'Inter e i punti presi in casa contro i nerazzurri. Questo è quanto per oggi, sempre Forza Napoli cari ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, attivate la campanella, iscrivetevi se passate per la prima volta come ho detto all'inizio, ciao!